Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Salve Slow Smokers, bentornati nel nostro canale. Ieri, venerdì 4 novembre, è finalmente arrivata la notizia che tutti aspettavamo ufficialmente, ovvero le date e la conferma del prossimo Festival dell'Habano a L'Havana, appunto, che si terrà tra fine febbraio e inizio marzo. Finalmente abbiamo le date e quindi siamo tutti pronti per partecipare a questo evento fantastico che riunisce tantissimi aficionados e al quale non possiamo mancare, anche perché l'ultimo evento è stato nel 2020, l'ultimo al quale abbiamo potuto partecipare. Si sono susseguiti altri eventi in questi mesi, in questi anni, delle versioni virtuali, però la bellezza dell'evento vero e proprio che si terrà proprio tra febbraio e marzo a L'Havana è tutta un'altra cosa, ma di questo parleremo in altri video sicuramente. Detto ciò, però, ho colto l'occasione per fumare un sigaro che ho comprato proprio nell'ultimo viaggio a L'Havana nel 2020. Sto parlando infatti del San Cristóbal de La Habana Cabaña. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Partiamo subito, anche perché non voglio far raffreddare il caffè che mi sono preparato apposta per questa fumata. Il San Cristóbal de La Habana è non l'ultima, ma la penultima delle edizioni regionali ufficialmente rilasciate a Cuba e che è possibile reperire solo a Cuba, le cui misure sono 50 x 155 di lunghezza. La vitola de salida è appunto San Cristóbal de La Habana Cabaña e la vitola de galera è Dobles. Dicevo, non è l'ultima è stata il Punch La Isla. Una piccola stranezza che mi è capitato: ho trovato i Punch La Isla l'anno prima di quando ho trovato invece questi a L'Havana, quindi nel 2019 trovavo i Punch La Isla che erano usciti dopo di questi e nel 2020 ho trovato questi. Quindi è un sigaro che adesso ha già un paio di anni sulle spalle, ma direi che è pronto per essere fumato e l'occasione è ghiotta proprio perché è stato annunciato anche la data del festival. Ma veniamo a alcuni accenni sulla storia di San Cristóbal de La Habana. Allora, la marca nasce nel 1999 in onore, diciamo, al nome originale della capitale cubana, a nome dato appunto dagli spagnoli, che hanno governato fino alla fine del XIX secolo. Inizialmente questo brand contava solo 4 vitole molto particolari che prendevano il nome dalle 4 fortificazioni, dai 4 fortilizi a difesa appunto della città dell'Havana, cioè di San Cristóbal de La Habana. I nomi di questi 4 sigari, di queste 4 vitole, erano El Principe, El Morro, La Fuerza e La Punta.
Alcuni di questi sigari li abbiamo visti anche in Italia, non tutti sono stati importati da Diadema. È un tipo di sigaro molto particolare. Prima dell'ultimo cambio di catalogazione dei sigari da parte di Habanos veniva definita il brand San Cristobal de La Habana un marchio di nicchia. Attualmente viene catalogato tra i sigari definiti altri, others. Quindi queste 4 vitole sono state le uniche vitole introdotte proprio all'inizio, fin dal 1999, per poi essere aggiunti al vitolario altri sigari. Infatti 5 anni dopo, dall'uscita di questa marca, cioè nel 2004, vengono presentate 3 nuove vitolas, l'Oficios, il Mercaderes e il Murallas. 3 nomi famosi per chi ha visitato l'Havana, perché prendono proprio il nome delle strade che ci sono nell'Havana Vieja, e quindi tutto il brand stesso e tutti i nomi delle vitole, soprattutto all'inizio, ricordavano parti fondamentali della storia e della geografia della città dell'Havana, appunto. Bene, ma veniamo subito all'analisi a crudo di questo sigaro, magari nel frattempo parleremo anche delle altre edizioni regionali uscite per Cuba. La capa di questo sigaro è ben stesa, il riempimento è perfetto. Il colore della capa è un colorado, le note sono lucide, la capa è lucida, anche leggermente oleosa, e non ci sono avvallamenti, non ci sono nodi, quindi appunto credo che si preannunci una fumata decisamente ben proporzionata, con la giusta quantità di fumo, me lo auguro quantomeno, e vediamo che cosa ci porta al naso, quali sono gli aromi a crudo di questo sigaro. Ma i sentori a crudo non sono quelli che mi sarei aspettato, perché questa marca è caratterizzata solitamente da sigari leggeri, da leggeri a medi, insomma, non ha una forza. È anche vero che un'edizione regionale contravviene un po' alla regola, quindi potrei trovarmi di fronte a una sorpresa a livello di forza e di aromi. Ad ogni modo, gli aromi a crudo che sento sono quelli del cedro, del legno, ma anche una spiccata nota di cacao che si sente subito così a crudo. A questo punto procederei al taglio e all'accensione, che farò con una cedrella, giusto per fare una accensione molto morbida. Il taglio della periglia è minimale, come piace a me, quindi un taglio pulito che permette al sigaro di essere gustato al meglio, secondo i miei gusti. Dunque, voglio provare un attimo gli aromi a crudo provando a tirare un po' il sigaro, ma purtroppo la prima cosa che noto è un sigaro che sembra essere abbastanza serrato, faccio fatica a tirare. Allora, di fuori del tiraggio, che non sarà proprio agevolissimo, ma magari questo sigaro una volta acceso mi potrà contraddire, gli aromi che arrivano in bocca sono molto ricchi. Sento un cacao che ho sentito anche al naso provando il sigaro subito, ma sento anche degli aromi terrosi e anche appunto di legno, di cedro. Ovviamente ci sono anche degli aromi che ricordano le note erbacee, quelle del fieno, ma anche quelle del buon tabacco, ovviamente. Beh, vedremo, proviamo ad accenderlo, insomma. Questo, come sapete, è uno dei momenti più rilassanti.
L'accensione sembrerebbe buona, nonostante il sigaro appunto abbia questo tiraggio un po' serrato, il che vuol dire che probabilmente è molto compresso il tabacco. Vediamo se l'accensione sarà buona. Userò questa semplice tecnica per far prendere aria al piede e vedremo qual è l'effetto. Ok, il sigaro sembra essere acceso correttamente, manca ovviamente la parte centrale, ma l'anello esterno è acceso, quindi vado a fare il primo puff, che come sempre farò al contrario. E ora andiamo a vedere qual è la prima nota di questo sigaro. Gli aromi che arrivano subito in bocca e nella parte retronasale sono molto interessanti. Non arriva una quantità eccessiva di fumo in bocca, nonostante tutto il fumo si presenta cremoso, con una certa consistenza. Il sapore prevalente che mi è subito arrivato in bocca è la dolcezza, quindi il dolce, mentre gli aromi si confermano essere sia al naso che nella fumata retronasale tendenzialmente ricordano appunto quelli del fieno, ma anche del cioccolato, quindi del cacao e del legno sicuramente. Interessante, vediamo che cosa ci riserverà questo sigaro. A più tardi. Beh, ho dovuto rifare il caffè, come avete visto, perché nel frattempo si era raffreddato e quindi non era il caso di berlo freddo. Il caffè è il perfetto compendio, il perfetto compagno di questo sigaro. Come vedete sono a buon punto, superato la metà del sigaro, siamo verso la fine del secondo terzo. È un sigaro molto interessante. Allora, quelli che potevano sembrare i problemi di tiraggio dovuti a una pressatura del tabacco eccessiva in verità non sono così fastidiosi, non ha richiesto accensioni, la cenere è caduta da pochissimo e ovviamente ho finito poc'anzi di aspirare perché mi è caduta addosso, però è un sigaro fantastico, con un caffè, il perfetto abbinamento. Non ci metterei un super alcolico perché è un sigaro comunque della forza abbastanza limitata, cioè una forza media. Però l'impianto aromatico è molto interessante perché alle note di legno, di fieno e di cacao che ho ravvisato fin dall'inizio anche a crudo si sono aggiunte delle interessanti note di frutta secca, però una frutta secca tendente al dolce, cioè ora vi dirò una cosa che chiaramente è figlia dell'influenza e della mia memoria olfattiva. Questo sigaro mi ricorda anche la nocciola gentile piemontese, cioè la tipica nocciola della nostra regione. È un sigaro complesso, ottimo per un pomeriggio come quello che ho avuto piacere di passare in compagnia di questo splendido Habanos. È bello, opulento nel senso più diciamo astratto della parola, non è un sigaro complesso che richiede una grande concentrazione, può essere usato come sigaro per un dopo cena, una cena abbastanza leggera, per un pomeriggio. Non lo consiglierei ovviamente la mattina, non lo consiglierei
prima di un pasto, quindi non come sigaro da aperitivo. Il sigaro brucia benissimo, non so se si può vedere, ma brucia tranquillamente. Il tiraggio, seppur un po' serrato, in verità, appunto, mi ripeto, non è stato problematico. Inutile parlare di prezzi, in questo caso non posso fare un paragone con i listini perché è un sigaro di difficile reperibilità, rilasciato alla fine del 2019, appunto io sono riuscito a acquistarne alcune scatole nel 2020 a febbraio durante il Festival dell'Habana. Tra l'altro questo è proprio il sigaro che mi rammenta l'incidente che ho avuto di ritorno dall'Havana, perché le 6 scatole che avevo comprato mi sono state sottratte, ma questa è un'altra storia. È bello ricordare le cose felici e dimenticare questi incidenti. Ovviamente ho dovuto riapprovvigionarmi velocemente sfruttando un amico di ritorno dall'Habana, quindi sono riuscito, grazie agli amici della Casa dell'Habano di Partagas ad esempio, con Odalis e tutto il team di lavoro, a trovarne qualche altra scatola, non molte purtroppo, ma ne vale la pena. È un buon prodotto. Se devo dirla tutta, lo preferisco al quello diciamo successivo in termini di data d'uscita, ma precedente in termini di fumata per me, ovvero il Punch La Isla. Il Punch La Isla è un buon sigaro, ma lo ritengo abbastanza leggero, un po' come un altro sigaro di un'edizione regionale cubana che non ho trovato eccezionale. A tal proposito vorrei proprio parlare delle uscite delle edizioni regionali che Cuba ha rilasciato in questi anni. Il primo di questi è stato il Gloria Cubana Deliciosos, uno dei sigari che adoro di più, per il quale ho diversi aneddoti, diverse memorie che mi riportano sia a Cuba, ma sia anche a un altro viaggio in Irlanda, in un posto dove non c'entra niente. Si tratta di un sigaro che è stato presentato nel 2009, quindi disponibile tra il 2009 e il 2010, rilasciato in una splendida giara di colore bianco con l'insegna proprio della Gloria Cubana. Perché parlo dell'Irlanda e di Dublino nello specifico? Perché io comprai questa giara di sigari, ma non volendola aprire mi procurai dei sigari sciolti, sfusi, che ho trovato proprio nella zona dell'università, insomma quel viale che conoscete tutti se siete stati a Dublino, dove ci sono il negozio di J.J. Fox e anche quello delle pipe Peterson. Andando più avanti c'è un piccolo negozietto, lo riconoscete perché davanti almeno aveva, non so se c'era ancora, una statua di un indiano che teneva i sigari, dove si sale su e il personale estremamente gentile mi ha offerto un caffè e vendeva questi sigari sciolti. Ammetto che non fossero proprio economici, perché credo di averli pagati quasi 50 sterline, quindi una cifra molto alta, parliamo di oltre 10 anni fa. Comunque quel sigaro mi lasciò folgorato, un sigaro eccezionale. Si tratta appunto del Deliciosos della Gloria Cubana, un Hermoso numero 4, le cui misure sono 48x127. Subito dopo quell'edizione regionale uscì sempre per Cuba l'El Rey del Mundo Infantes. In verità sono passati un po' di anni, non è uscito subito dopo, è uscito nel 2013. E questo sigaro era un robusto, quindi le cui misure sono 50x124, lo ribadisco, anche se dovrebbe essere una delle vitole più iconiche, più facili da ricordare. A seguire dell'Infantes appunto un altro robusto, cioè il Diplomáticos Excelencia, uscito 2 anni dopo nel 2015, un sigaro di cui ho memoria ma non ne ho fumati molti, dovrei andarlo a riprendere. Per fortuna uno dei miei obiettivi è sempre stato quello di collezionare tutte le edizioni regionali di Cuba e le ho tutte da parte e quindi ogni tanto mi permetto di fumarne uno. Dopo l'Excellencia di Diplomáticos, appunto un altro robusto, è uscito il San Luis Rey Marqués. Ecco, questo è stato il primo dei sigari delle edizioni regionali di Cuba che non mi ha colpito particolarmente. Ricordo anche di averlo fumato alla presentazione nell'occasione del festival, anzi no, non era il Festival dell'Habano, ma era l'Encuentro Amigos de Partagas a La Habana, quindi parliamo di novembre, e in una splendida serata dove è stato presentato c'erano appunto le persone della Casa dell'Habano di Partagas che hanno distribuito questo sigaro in anteprima.
L'ho trovato un sigaro perfetto per costruzione, ma non particolarmente incisivo per l'impianto aromatico. Si trattava di un Geniales, le cui misure sono 54 x 150. Ecco, questo forse è stato delle edizioni regionali appunto quello che mi è piaciuto meno. A seguire, appunto, in ordine cronologico, è uscito La Cabagna nel 2017, ma appunto reperibile solo 2019-2020, e infine il Punch La Isla, rispettivamente, come abbiamo detto, un Dobles, e il Punch La Isla nuovamente un robusto. Quindi, come vedete, delle 6 edizioni regionali, 3 robusto, un Hermoso numero 4, il primo appunto che è tra le edizioni regionali, un Dobles e un Geniales, tutti formati similari, non inferiore, se escludiamo l'Hermoso numero 4, comunque intorno al 50-64 di pollice come diametro e non meno di 124 mm, quindi dei sigari importanti di facile fumata in termine meccanico. E se escludiamo appunto il Marqués, che non mi colpì all'epoca e magari meriterebbe di essere rifumato e potrebbe essere oggetto di un prossimo video, il Punch La Isla, che non mi è dispiaciuto, e poi appunto questo che è il penultimo, ma direi l'ultimo in termini di acquisto per quanto mi riguarda, che è uno tra quelli che preferisco in assoluto. Ma veniamo ad alcune considerazioni finali. Se dovessi consigliare questo sigaro, faccio un po' il sunto di quanto ho detto in questo video, direi che è un sigaro facile da fumare, di una forza aromatica media, quindi non ha avuto una progressione stravolgente, è partito medio e diciamo che si sta concludendo medio, e probabilmente nell'ultimissima parte avrà un leggero aumento, ma non credo che si stravolgerà. L'impianto aromatico è molto interessante perché appunto abbiamo questi aromi di legno, di cedro, di fieno, di tabacco, di cacao e di frutta secca, con questa dolcezza che lo rende un perfetto compagno con un buon caffè. Non ci abbinerei appunto super alcolico, magari un vino dolce, perché no, magari un passito come quello che abbiamo portato all'Havana durante la competizione dell'Habano Sur Challenge. Un sigaro che consiglierei a chiunque, anche un fumatore novizio. Non richiede una particolare attenzione durante la fumata, non richiede correzioni, ovviamente mi riferisco a questo esemplare, ma non ho motivi per dubitare sulla qualità costruttiva. Cos'altro dire? Il condizionamento di questa scatola è la Semi Boîte Nature, quindi una confezione da 10 sigari, verniciata, molto bella, ne sono state prodotte 10.000 e speriamo che siano ancora disponibili per il prossimo viaggio all'Havana, perché mi piacerebbe prenderne altre. Farò un articolo più approfondito che troverete sulle nostre pagine del team L'Exception, sul nostro blog su Facebook, ma soprattutto sul portale di Gusto Tabacco, dove vi invitiamo a iscrivervi, è gratuito, a meno che non vogliate attivare dei servizi aggiuntivi, dove troverete la recensione di questo sigaro. Prima di salutarvi vi dico che fra qualche giorno mi incontrerò nuovamente con Giulio, dove faremo una degustazione di un sigaro semplice. L'obiettivo di questa degustazione è fumare un sigaro che in questo periodo di difficoltà nel reperire sigari cubani si riesce a trovare ancora nelle tabaccherie, ma non vi voglio anticipare nulla. È un sigaro piccolo, poco diciamo inflazionato, ma che ha da dire la sua, quindi rimanete sul nostro canale per queste sorprese. Bene, non mi rimane che salutarvi, io finirò questi ultimi minuti in compagnia di questo La Cabagna e vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di sottoscrivere il nostro canale e di premere sulla campanellina che vi notifica l'uscita di nuovi video. In descrizione troverete un po' di link, un po' di informazioni. Mi piace pensare che questo sigaro commemorativo di una marca che commemora la città dell'Habana, quindi di Cuba, e che sia un'edizione regionale per Cuba e che sia sostanzialmente il primo San Cristobal che fumiamo in questo canale, quindi abbiamo prodotto meno di 70 video, ma questo è il primo San Cristobal, sia un sigaro
che io definirei anche iconico un po' nel panorama banofilo. Comunque, al prossimo video, grazie mille e buone fumate. Ciao!